Ci sono 3 notizie importanti nella conferenza stampa di Simone Inzaghi che velatamente ha lanciato anche una stoccata ad Antonio Conte, o forse è meglio dire una lezione di stile sul tema arbitri ad Antonio Conte. Più che una stoccata lo ha fatto nella conferenza alla vigilia di Inter-Lipsia, una partita importantissima che in caso di vittoria metterebbe l'Inter ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, perché se si sale a 13 punti, visto che l'Inter attualmente è a quota 10, mancheranno poi dai 3 ai 5 punti circa da conquistare in sole 3 partite per essere praticamente sicuri del passaggio tra le prime 8, ed è un obiettivo quindi alla portata, e questo significa anche che a dicembre ci si potrà eventualmente focalizzare ancora di più sul campionato, dove adesso bisogna cercare di fare un po' il vuoto e distaccarsi da questo gruppone. Prima però testa all'Ipsia, una sfida molto insidiosa che presentiamo nel nostro consueto format alla vigilia della partita. Allora, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qui su Passione Inter. Partiamo allora dalle notizie che sono arrivate da questa conferenza stampa. Con Inzaghi c'era Federico Di Marco che non ci ha dato grossi titoli in realtà, mentre Inzaghi 3 notizie secondo me ce le date. La prima è il punto sugli infortunati, a partire da Francesco Acerbi. Acerbi si è fermato nei primi minuti della gara contro il Verona, è arrivato in mattinata anche il comunicato ufficiale dopo gli esami a cui si è sottoposto, si è parlato di elongazione, per fortuna non è alla stessa gamba a cui si era infortunato qualche settimana fa, quindi si tratta di un altro problema sulla gamba opposta. Inzaghi in conferenza stampa ci ha detto che fortunatamente è meno grave dell'altra volta, quindi è meno grave del previsto, per cui salta Acerbi la partita contro il Lipsia e c'è la speranza di valutarlo almeno per la gara di domenica contro la Fiorentina. Quindi al momento non è da escludere che possa rientrare anche contro la Fiorentina domenica. Poi su Frattesi non si è allenato con il resto dei compagni, questo ha acceso un po' di allarme tra i tifosi. Ha un problema alla caviglia, ci ha detto Simone Inzaghi, un problema che si porta dietro da una decina di giorni, lo aveva anche quando è andato in nazionale, è entrato nella gara contro il Verona, però non sente la caviglia a posto e quindi si è allenato a parte e dovrebbe a questo punto saltare la gara contro il Lipsia, sperando che possa recuperare al meglio, ecco, per la gara di domenica contro la Fiorentina. Notizia numero 2, poi secondo me interessante in questa conferenza stampa che trovate in maniera integrale sul nostro sito passioneinter.com, riguarda la questione centrali di difesa. Visto che manca Acerbi, se ne è parlato tanto, Inzaghi ha detto innanzitutto che gli piacerebbe provare anche Bissek da centrale e mi fa molto molto piacere sentirlo, perché anche secondo me in ottica futura Bissek può fare quel ruolo, può farlo in maniera interessante ed Inzaghi quindi la vede così anche lui, cioè non che lui abbia preso spunto da me, anzi sicuramente lui ne sa di più, però ecco, ho avuto anch'io questo tipo di visione nel tempo e mi ha fatto piacere sentire Inzaghi sottolineare questa cosa. Anche se per il presente almeno, se mancano Acerbi e De Vrij, Inzaghi ci ha detto che di fatto vede prima Bastoni come centrale lì in mezzo piuttosto che Bissek. Quindi dovessero mancare i centrali, no Pavard, no Bissek, dovrebbe essere Bastoni, quindi la prima opzione lì in mezzo. Potrebbe essere uno spunto anche in ottica mercato futuro? Questo poi è un semino che mettiamo lì ed eventualmente ne riparleremo. Così come riparleremo a parte anche della stoccata di Antonio Conte, ne parleremo nella diretta alle 19:30 qui sul nostro canale, mentre ora ci concentriamo sulla terza notizia, e cioè sulla formazione, perché di fatto Inzaghi ci ha fatto capire che Çalhanoğlu e Lautaro Martinez stanno bene e quindi salvo colpi di scena saranno titolari nella gara contro il Lipsia, così come ci ha fatto capire che Bastoni giocherà a sinistra con Bissek che quindi dovrebbe andare in panchina. Questo è quello che emerge secondo me dalle parole del mister. Poi in conferenza c'era Di Marco, che dunque è estremamente probabile che giochi dal primo minuto, per la prima volta tra l'altro in questa Champions League, dove non è mai stato titolare, per cui contro il Lipsia Inzaghi dovrebbe arrivare a cambiare ben 8 giocatori rispetto alla formazione che abbiamo visto dal primo minuto contro il Verona, quindi un ricambio abbastanza netto, visto che nella rifinitura che è stata fatta a San Siro per testare il terreno, che è stato rinnovato proprio prima della gara contro la Juventus da parte del Milan lo scorso weekend, oggi a San Siro sono stati provati Sommer in porta, Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa, a centrocampo Dumfries a destra con Di Marco a sinistra, in mezzo Barella, Çalhanoğlu e Zielinski, in attacco Lautaro e Taremi. Questa è la formazione che è stata provata e
lascio a voi un po' di commenti. Devo dire chiaramente che soprattutto dopo Verona non penso che saranno sempre meno quelli che diranno no, bisogna mettere questo, bisogna mettere quell'altro, ma che fa Inzaghi? Perché comunque credo che la gestione che sta portando avanti Inzaghi in questo momento è praticamente perfetta. I risultati gli stanno dando ragione, ma anche la gestione del gruppo gli sta dando ragione, con una curiosità che ho visto tra l'altro domenica sera a Sky durante il club, escluso Sommer, i primi 5 giocatori più utilizzati in campionato sono tutti diversi dai primi 5 giocatori più utilizzati in Champions League, quindi si evidenzia bene questa doppia gestione che sta portando avanti con le due competizioni. Comunque pochi dubbi da parte mia su queste scelte probabili di Inzaghi. Zielinski mi sta dando dei segnali interessanti e dopo aver fatto giocare Mkhitaryan per tutta la partita a Verona ci sta che giochi Zielinski in questa gara e anzi è tempo di farlo integrare ancora di più e tra poco ne parleremo anche da un punto di vista tattico. Mi incuriosisce però soprattutto l'attacco perché sono curioso di vedere intanto se continua a procedere questa crescita di Lautaro Martinez che torna anche dopo i gol con l'Argentina dopo aver saltato la partita contro il Verona per febbre. Mi interessa capire come risponde Taremi che tra diversi tifosi è già sotto pressione e deve rispondere anche a Correa secondo i commenti che ci sono stati l'altro giorno in diretta, ma soprattutto sono curioso di vedere come funzionerà l'intesa tra i due, se giocheranno effettivamente Lautaro e Taremi, perché parlando dell'Ipsia, sarà proprio il lavoro dei due attaccanti, secondo me, quello decisivo per vincere questa partita. Il Lipsia, fino allo scorso weekend, era la miglior difesa del campionato tedesco e secondo in campionato, poi ha perso 4-3 una partita stranissima con l'Hoffenheim ed ora è scivolata al terzo posto. In Champions League è clamorosamente a 0 punti in questo momento e dico clamorosamente perché io ho visto le partite contro la Juve e contro l'Atletico Madrid e soprattutto quelle due partite lì secondo me non meritavano di perderle, in particolar modo quella contro la Juventus che forse meritava anche di vincere, pali, gol sbagliati, eccetera, eccetera. Quindi è una squadra che ha un ottimo potenziale, secondo me, ha giocatori di grandissimo talento come ci sta abituando il progetto Lipsia in questi anni, soprattutto davanti, devo dire, Openda che attacca tantissimo la profondità, Scesco, uno dei talenti più chiacchierati e forse anche più costosi in Europa in questo momento, un attaccante forte fisicamente, alto, molto tecnico, che svaria molto e dialoga bene con i compagni. C'è poi un giocatore sulla sinistra che gioca spesso a piede invertito, che è Antonio Nusa, non dovrebbe avere nemmeno 20 anni ancora, ha grande corsa e poi è sempre pericolosissimo col destro a tagliare sul secondo palo, ex compagno di Buchanan in Belgio tra l'altro, che tra l'altro l'Inter aveva seguito negli anni scorsi, poi il Lipsia l'ha pagato più di 20 milioni di euro, mi sembra una cifra molto molto importante. Il Lipsia che è una squadra del gruppo Red Bull, quindi per chi non lo sapesse, il gruppo Red Bull che controlla varie squadre, tra cui anche il Salisburgo che abbiamo affrontato più volte e non soltanto, ha una storia particolare, ha una filosofia anche in termini di gioco molto chiara, è una società strutturata per giocare un calcio che valorizza i talenti, anche se il Lipsia è un po' la squadra di punta, quindi i risultati cominciano ad essere sempre più importanti e comincia ad essere sicuramente una certezza anche a livello europeo questa squadra. Quest'anno il Lipsia ha trovato anche una buona solidità difensiva, come detto nelle prime partite soprattutto, anche se a mio modo di vedere ha palesato dei punti deboli che sono piuttosto chiari, che ha cercato di coprire nelle ultime partite con dei cambi di modulo e dei nuovi sistemi, perché il Lipsia è partito in un modo, poi è passato ad una sorta di 4-4-2 con esterni alti, soprattutto a sinistra, molto più offensivi, quindi occhio alla nostra corsia di destra in questo caso. Poi nelle ultime partite soprattutto però è passato ad un 3-4-2-1, una cosa del genere, comunque una difesa a 3 per coprire meglio al centro e lavorare di più anche sui duelli. Guardando il Lipsia, io ho individuato quelli che secondo me potrebbero essere i loro principali punti deboli. Hanno fatto davvero tantissima fatica contro attacchi mobili, cioè che non ti danno un riferimento centrale. Ad esempio con la Juve, se andate a rivedere, magari penso anche negli highlights si vedano, diverse azioni arrivano in quel modo lì e anche i gol arrivano con Vlahovic che non fa il riferimento centrale ma svuota l'area di rigore, ma anche con l'Hoffenheim nell'ultima partita. Quindi svuotare, movimento, non dare riferimento ai difensori, li mette in difficoltà. Quindi
Per questo dicevo la sintonia Lautaro Martinez-Taremi sarà fondamentale. Se funzionano bene loro 2 sono attaccanti che non danno riferimenti e possono fare davvero male a questa difesa. Poi il Lipsia, un po' come noi devo dire, soffre anche quel giocatore che arriva a rimorchio nello spazio tra centrocampista e difensore, quindi penso che a turno Barella e Zielinski andranno a giocare in quella zona di campo lì, soprattutto Zielinski me lo aspetto con anche la possibilità di andare al tiro, da fuori, e ho grandi aspettative su Zielinski come arma tattica in questa partita. Poi chiaramente un terzo fattore è il campo largo, i cambi di gioco, nel senso che uno dei punti di forza assoluti dell'Inter è il traversone, diciamo così, da sinistra verso destra, soprattutto per Dumfries in questo caso, oppure i cambi di gioco di Hakan Çalhanoğlu in mezzo al campo. In generale, far muovere la difesa da una parte all'altra e portare una superiorità numerica con i quinti che dovranno essere molto molto coraggiosi. Con queste 3 armi, secondo me, potremo fare sicuramente male a questo Lipsia, che è una squadra organizzata nel tipico stile tedesco e Red Bull. Immagino che dovrebbe pressare in maniera importante, anche se dopo la partita contro l'Hoffenheim ho letto le parole del tecnico Rose che mi è sembrato di capire potrebbe pensare ad un approccio un pochino più accorto per questa partita, però vedremo. Ho letto le sue dichiarazioni, mi ha dato un po' quel segnale lì. Comunque è una squadra che cercherà molto la verticalità, con Šeško che proverà ad innescare open da alle spalle dei difensori. De Vrij avrà un avversario molto scomodo da gestire in questo. Occhio però a pensare che sia una squadra di solo contropiede, perché sanno fare anche possesso palla, una squadra che sa giocare anche il pallone. Detto questo, il Lipsia avrà anche diverse assenze, perché mancano giocatori importanti come Raum sulla fascia, soprattutto il gioiello Xavi Simons. Dovrebbero mancare anche l'ex Napoli Elmas, forse Poulsen in attacco. Si è fermato Klosterman alla vigilia, non tutti i giocatori di primissimo piano, ma qualche rotazione in meno anche da poter sfruttare. Quindi non sarà una partita facile, ma credo che l'Inter abbia le caratteristiche giuste per battere questo Lipsia. Credo sia di un livello superiore anche a livello di organizzazione tattica, sono convinto di questo. Sono curioso di vedere soprattutto se si confermano i segnali di forza che si sono visti contro il Verona e se l'Inter andrà a dare questo morso, diciamo così, importante alla Champions League, mettendosi poi nelle condizioni di poter davvero fare dei calcoli nelle ultime partite con maggiore serenità. Queste sono le mie aspettative, le mie attese per Inter Lipsia. Aspetto i vostri commenti qui sotto, sono curioso di sapere anche la vostra, che ne pensate anche di questa formazione, delle rotazioni, da gestire anche in ottica di domenica, perché domenica poi si gioca contro la Fiorentina, come accennavamo prima, una gara veramente molto importante. A tal proposito, questa sera alle 22 su passioniter.club, appuntamento come ogni lunedì con la nostra chat vocale, dove insieme ai nostri abbonati e alle nostre abbonate andiamo a discutere dell'ultimo weekend di campionato, delle polemiche arbitrali. Ci concentriamo molto su Inter Lipsia, approfondiamo ancora di più quello che dobbiamo aspettarci da questa partita e ci proiettiamo poi anche alla gara contro la Fiorentina, analizzando un po' tutta questa corsa a scudetto. Quindi vi aspetto nel club di Passione Inter con la nostra grande community con interisti da tutto il mondo. Io vi lascio anche con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.